Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2023. Amici del leone, passione con questo diavolo. Quando c'è il diavolo si parla di o passioni, magari anche clandestine per qualcuno, o anche di emozioni represse. C'è qualcuno che potrebbe vivere una sorta di schiavitù, di sensazione di impossibilità a muoversi. Ma vi ricordo che quando c'è il diavolo, questo tipo di schiavitù normalmente è volontaria. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire più oroscopi, è proprio una guida. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi, al corso di maggio di tarocchi che sarà un corso dal vivo. Troverete il link alla sezione degli abbonamenti e troverete anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 4 di denari, un 5 di bastoni, la forza, il 2 di spade al contrario, la luna, un 3 di pentacoli e il fante di pentacoli. Interessante. Dunque, partiamo con questo 4 di denari, che normalmente denota una sorta di attaccamento o di tipo materiale o di tipo materiale nel senso economico, un attaccamento ai propri averi, al fatto che magari non si voglia spendere, un attaccamento proprio ai soldi o un attaccamento a qualcosa di fisico. Considerato che abbiamo il diavolo, potrebbe esserci un attaccamento magari, non lo so, a qualcosa appunto di fisico, il cibo piuttosto che l'alcol, piuttosto che il fumo, piuttosto che il gioco. mm? Ehm, Se non fosse questa la vostra... C'è una sorta di energia statica, diciamo, si inizia con un'energia un po' contratta, ecco. Il 5 di bastoni è una carta che parla normalmente di lotte interne o lotte esterne, lotte in generale, come se ci fosse qualche cosa o qualcuno con il quale andrete a lottare. Potrebbe essere qualcosa, ripeto, o potrebbe essere qualcuno, perché comunque dipende dalla situazione che ognuno di voi viva. Il punto è che qui bisogna sviluppare la forza, ragazzi, la forza di volontà. La forza è una carta che parla di una decisione che è stata presa in modo positivo. Quindi è come se ci fosse la necessità o il bisogno di fare un passo da parte vostra. E lo vedo anche qui con questo 2 di spade al contrario perché parla di una sorta di indecisione, di dubbi che potrebbero venire a galla o che in questo caso potrebbero anche essere dubbi che non vi hanno sfiorato la mente, ho come la sensazione che non abbiate preso in considerazione le cose da un punto di vista interno ed è un po' quello probabilmente che sì, appunto, che vi fa rimanere in questa situazione un po' statico, come ci dicono il 4 di denari e il 2 di spade al contrario. Abbiamo poi anche la luna e qui ragazzi c'è qualcuno che potrebbe aver paura di fare un cambio o di eventuali ripercussioni. Andiamo a vedere carta per carta, poi le ultime carte qui in fondo le spieghiamo dopo. Ok, 4 di denari. Uff, è una questione fisica, denarosa, di denaro o di una questione di
che vi dà comunque una certa stabilità da un punto di vista concreto. Ragazzi, potrebbe essere una relazione di coppia dentro la quale voi stiate per attaccamento, ma che in realtà con questo diavolo sia un po' tossichina. Se non è una relazione di coppia, è una relazione con questo re di pentacoli che per qualcuno può rappresentare un padre. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Quante carte? 10 di pentacoli, 3 di coppe, il mondo, il fante di coppe e la regina di coppe. Sì, direi che ci sono tante energie coinvolte in questa, intorno a voi, diciamo, nella terza settimana di aprile. Ehm, allora, il rumore che avete appena sentito è stato di... Avevo due cartoni impilati uno sopra l'altro che erano lì per essere buttati e uno dei due semplicemente è caduto. Non ho finestre aperte, non ci sono correnti d'aria. Quindi ragazzi, c'è qualcuno qui intorno a voi che a livello familiare potrebbe essere che è proprio così che vi sta condizionando, che vi sta, mi viene da dire, portando un pochettino fuori strada. In realtà, guardate, allora, quando c'è un 3 di coppa è una carta di amicizie, il 10 di pentacoli è una carta di unione familiare, abbondanza familiare, abbiamo anche questo mondo che è una bellissima carta perché parla di compimenti, ci sono due figure con le coppe, quindi tre se consideriamo anche questa carta. La sento una situazione familiare per molti. Ci sono probabilmente delle questioni interne vostre che non vi permettono di... ehm, come se ci fosse una sorta di competizione interna. Guardate, per qualcuno il 3 di coppe e il diavolo parla proprio di una relazione clandestina, perché qui abbiamo anche una carta che parla di famiglia, quindi per qualcuno... Allora, se la vostra persona di interesse ha già una famiglia o se voi avete già una famiglia, ma penso che sia più l'altra persona, perché qui abbiamo poi un fante di coppe. Ho come la sensazione che voi abbiate bisogno di sentirvi completi con questa persona, che abbiate bisogno di vedere che la persona fa un passo nei vostri confronti. Ho come quest'idea che, perché la regina di coppe è sempre una carta che parla di alti e bassi emotivi, ma è anche una carta che fa riferimento alla madre, alla figura materna, siccome qui potenzialmente potrebbe anche esserci la figura di un padre, poi ognuno di voi, ripeto, lo applichi alla propria realtà. Andiamo a vedere la forza, di che cosa si tratta. 7 di spade, cavaliere di spade. Ragazzi, qui il punto è dirvi la verità, togliervi la maschera che ci fa mettere l'ego, perché quando comunque c'è il diavolo si parla sempre di ego. Qui c'è un 7 di spade con un cavaliere di spade al contrario. Qui o la maschera ce l'avete voi, nel senso che o siete voi che rimanete attaccati a delle illusioni, a delle idee che per riuscire a essere felici, vi faccio un esempio perché è un po' il senso, l'onda che mi viene con queste carte. Devo rimanere in questa situazione familiare per raggiungere una sorta di stabilità, perché ormai c'è la famiglia, chissà cosa direbbero gli altri se si se si cambiasse qualche cosa, ma alla fine è il vostro ego magari che vi fa rimanere intrappolati lì perché avete la proiezione che si possa essere felici solo rimanendo cioè avendo una famiglia. C'è qualcosa qui con questo 7 di spade e questo cavaliere di spade che sento vi farebbe scappare, ragazzi. Ma è come se non steste, non siete onesti con voi stessi, e qui lo vediamo anche con questo 2 di spade. Qualcuno non riconosce realmente la tossicità o di questo pensiero, o di questa situazione, o della relazione, o di un'attitudine. Poi dipende, ripeto, lì ognuno di voi lo applica alla propria realtà. Abbiamo regina di denari e re di denari al contrario con un fante di spade. Sì, la sento sempre di più una situazione familiare. Qui ho come l'idea che qualcuno sia ipercontrollato, che per qualcuno, ragazzi, vi stanno tenendo impegnati con delle cose. Cioè, è come se tentassero di distrarvi da quello che è il vostro obiettivo con questa persona,
vi distraessero, appunto, vi tenessero impegnati con altre cose per distrarvi. Quando c'è il fante di bastoni al contrario e il diavolo si parla di controllo, ok? È come se non aveste più capacità di discernimento in questa seconda parte di aprile. Però piuttosto quando è così, piuttosto che fare scelte avventate, state fermi. Quando non vedete chiaro, prendetevi del tempo. Andiamo a vedere la luna. Abbiamo un 5 di spade, il papa al contrario e un 2 di pentacoli al contrario in un 2. Ragazzi, allora, il 5 di spade indica una sorta di confusione mentale. Qui ci potrebbe essere una confusione mentale legata alle paure del passato, a qualche questione del passato che magari torna a galla, o a qualche questione che non è regolare, che non è stabile. Con il Papa al contrario, è come se non ci fosse un determinato riconoscimento, un'ufficializzazione. Ripeto, per qualcuno, se per esempio qui trattasse di una storia clandestina, come vi avevo detto prima, potrebbe esserci un matrimonio di mezzo, ehm, che col Papa al contrario tecnicamente si potrebbe considerare concluso, ma avendo questo 2 di pentacoli, è come se ci fosse questo ciclo che continua a ripetersi e non si chiude in realtà. Andiamo a vedere il 3 di denari. 7 di pentacoli e 9 di coppe. Mm. Allora, con questo 3 di pentacoli è come se ci fosse una sorta di ventata di freschezza. Perché? Perché arriva. Allora, il 7 di pentacoli quando normalmente è girato al dritto parla di pazienza, di attesa, ma qui è come se ci fosse qualcosa che fa cambiare, perché c'è un'impazienza, una sorta di impazienza a raggiungere un sogno. Anche la luna parla di sogni, vi ricordo, e con questo 3 di pentacoli è come se iniziasse un nuovo tipo di progetto, un nuovo tipo di collaborazione, magari proprio all'interno della coppia, per cui vi dà poi questo fante di pentacoli, di nuovo un 3 di pentacoli, ragazzi, e un 6 di spade al contrario, sì. C'è un inizio a elaborare qualche cosa di nuovo, c'è un inizio a anche lasciarsi indietro determinate idee o aspettative, no? Condizionamenti, il diavolo parla anche un po' di condizionamenti, magari sono i condizionamenti della famiglia, perché qui è come se ci fosse una sorta di lotta per fare un movimento in un certo senso, ok? Va bene, andiamo a vedere con gli oracoli che altro vi vogliono dire, un ultimo messaggio. Sento che comunque la seconda parte di aprile potrebbe essere un periodo un po' nostalgico, eh? Andiamo a vedere. Bellissimo! La dea dei sogni. Qui avete la carta del sogno, dell'appagamento e anche la luna è una carta di sogni. Qui parla di visioni, di intuizioni, di ricettività. È proprio la luna, ragazzi. Questa è una carta numero 25, magari per qualcuno può risuonare magari intorno al 25 del mese, che ci potrebbe essere appunto una visione, un'intuizione, una ricettività, qualche o canalizzazione, qualche idea, un nuovo inizio, perché qui con la carta del fante di denari lo vediamo. Tenete presente che comunque quando c'è il 3 di pentacoli al contrario è come se ci fosse una sensazione, un'idea, e qui la sento un'idea legata al passato, perché è legato a questo 5 di spade, 6 di spade, scusate, che sono sempre le ideologie acquisite durante l'infanzia. È come se ci fosse un'idea, un nuovo modo di approcciarsi alla vostra capacità.
Quando c'è il diavolo, che è sempre una carta un po' tossica, costringe, restringe, ok? E qui, ragazzi, il senso è di credere di più in voi stessi, fondamentalmente. Cari amici del Leone, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!